Solo nel Nuovo Regno, in seguito alla riforma religiosa di Amenofis IV, si produssero in Egitto veri ritratti fisionomici con accenti psicologici, come i numerosi ritratti di Akhenaton e della regina Nefertiti. Questo ritratto è uno dei più famosi tesori artistici dell'antico Egitto ed è considerato un capolavoro della scultura. In quest'opera, che trovo particolarmente commovente, viene rappresentato un toccante e umano gesto di affetto tra nonno e nipote, in uno scambio di tenerezza e fiducia. Si tratta dell'unico dipinto conosciuto di un importante maestro rinascimentale che presenti il soggetto nonno-nipote. La scena artistica a Venezia tra 4 e 500 è dominata da Giovanni Bellini, anche nel campo specifico del ritratto, dove prosegue con le sue ricerche di atmosfere luminose, avvolgenti e leggermente sfumate. Esplicito è il caso del solenne e umanissimo ritratto del doge Leonardo Loredan, il cui ricco abito da cerimonia viene modellato dalla luce solare su uno sfondo azzurro. Impressionante è il ritratto di Oswald Krell, uno dei capolavori assoluti della pittura di Dürer, che ha saputo rendere con stupefacente, drammatica immediatezza la torva e tesa psicologia di un giovane nevrotico, violento e ossessionato, un rampollo di una ricca famiglia tedesca. Cranach ha dipinto numerosi ritratti, sacrificando in parte la verosimiglianza per ottenere un forte effetto simbolico, con uomini che si atteggiano a indomiti cavalieri e dame dal fascino insidioso, grazie al sortileggio di occhi pungenti e fantasiose, esotiche acconciature. E questo triplice ritratto raffigurante le principesse Sibilla, Emilia e Sidonia ne è un lampante esempio. L'Otto indaga con precisione l'apparenza sensibile, i lineamenti dei personaggi, ma è interessato soprattutto a quello che Leonardo definiva moti dell'anima, come vediamo in questo ritratto rappresentante il canonico trevigiano Broccardo Malchiostro. L'Otto allude con un gioco di parole al nome dell'ecclesiastico, dipingendo una tenda di broccato con fiori di cardo, Broc-Cardo. L'opera raffigura Bia dei Medici, un ritratto impressionante e magnetico carico di gelida suggestione. Il ritratto venne eseguito in tutta probabilità postumo, come ricordo della bambina, morta a 5 anni nel 1542. Un insieme di nobiltà, autocontrollo, compostezza, severità, distacco. Ogni sentimento viene trattenuto e filtrato dall'immota maschera dell'aristocrazia. Questo ritratto è un capolavoro di verità e di grande stilizzazione. Maria Tudor, terribile e sanguinaria nella sua determinata volontà di reintrodurre il cattolicesimo in Inghilterra dopo la Riforma, implacabile contro i suoi nemici, qui è rigida, impettita, appena appoggiata allo scranno regale. Sfido chiunque a contraddirla. In questo splendido ritratto la ragazza ha il cappello rosso e sembra colta in un'istantanea, in una posa immediata e informale, con le labbra languidamente dischiuse. Indossa 2 orecchini di perle e un mantello azzurro al di sopra di un alto colletto bianco. Qui c'è il palpito vitale. Las Meninas è un capolavoro assoluto e un supremo esempio di ritratto di gruppo. Protagonista è l'infanta Margherita, coccolata da 2 giovanissime dame. La composizione, giocata su più livelli, vede l'affiorare dei volti del re e della regina riflessi da uno specchio sul fondo della sala. E il tutto si complica con un autoritratto del pittore sulla sinistra, che sta dipingendo il quadro. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme.
A presto!